Buongiorno ragazzi, amici, appassionati, studenti, insieme alla mia gattona Sofì iniziamo oggi un argomento della massima importanza nella storia del pensiero, ovvero la rivoluzione astronomica. La rivoluzione astronomica nel Rinascimento e poi anche nel Seicento, la rivoluzione che porta a passare, lo sapete, dal geocentrismo, dalla teoria antica secondo cui la Terra sta al centro dell'universo, il Sole e gli altri astri girano intorno alla Terra, all'eliocentrismo, la teoria più moderna secondo cui, a partire da Copernico che lancia questa proposta, il Sole è al centro e la Terra e gli altri pianeti girano intorno al Sole. Allora, Sofì, non vuoi stare con me? Mi sembra un pochino agitata, forse è meglio che la lasciamo andare. Però saluta i nostri videoascoltatori, guardate com'è bella Sofì, un pochino agitata come gatta, va bene. Allora, che cosa succede? Vuoi stare con me Sofì? Succede che è importantissima la rivoluzione astronomica, perché con la rivoluzione astronomica inizia la rivoluzione scientifica, la nuova fisica, ma anche l'elaborazione del metodo scientifico, il principio inerzia e tutti i più importanti principi fisici moderni che andarono a falsificare la fisica aristotelica, o la fisica aristotelica poi aggiustata dalla scolastica, quindi possiamo dire la fisica scolastica. Va bene, Sofì vuole andare, la lasciamo da parte. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la rivoluzione scientifica moderna, in età moderna, è iniziata come rivoluzione astronomica, cioè prima vi è la rivoluzione astronomica, poi vi è la rivoluzione della fisica e i principi della nuova fisica e in qualche modo aiutano anche ad elaborare il metodo scientifico moderno. Cioè prima cambia l'astronomia, poi cambia tutto il resto della scienza, in particolare prima cambia l'astronomia e poi cambia la fisica. Può sembrare singolare, ma è così. Ci sono grandi personalità anche nel seguito della storia della filosofia, come per esempio Auguste Comte nel 1800, che riconoscono questo, cioè che la rivoluzione scientifica è iniziata a partire dalla rivoluzione della scienza più semplice, quella che ha l'oggetto più semplice, secondo Comte, cioè l'astronomia. Solo dopo si è arrivati alla rivoluzione della fisica, al principio di inerzia, al principio di composizione del movimento, eccetera. Questi famosi nuovi principi della fisica che furono elaborati per primo da Galileo Galilei. Perché questo? Perché accade che prima viene messo il Sole al centro, prima viene realizzata la rivoluzione scientifica, la rivoluzione astronomica che vedremo nel dettaglio, e poi ci si porrà il problema di quale dovrebbe essere la fisica che giustifichi la nuova astronomia. Cioè la nuova astronomia eliocentrica inizia a essere proposta senza una fisica che la giustifichi, senza principi fisici che la giustifichino. Per quanto sembri strano, si mette il Sole al centro, si elabora una sistemazione cosmologica completamente diversa, senza inizialmente preoccuparsi di quale fisica alternativa dovrebbe essere creata per sostenere questa astronomia alternativa. E infatti la nuova astronomia non poteva funzionare con la fisica aristotelico-tolemaica. La nuova astronomia era in contrasto con la vecchia fisica aristotelico-tolemaica. La nuova astronomia, per giustificarsi, per rispondere alle obiezioni che venivano mosse contro di essa, aveva bisogno di una nuova fisica. E in realtà la nuova fisica arrivò proprio perché la nuova astronomia crea questi problemi. La nuova astronomia spinge tutti a riflettere, ma com'è possibile questa nuova astronomia? Ci vogliono dei principi nuovi in fisica, quindi la nuova astronomia stimola alla creazione di una nuova fisica. Spero di essere stato chiaro. Prima nasce la nuova astronomia e poi nasce la nuova fisica, perché la nuova fisica nasce
in funzione di giustificazione e di appoggio alla nuova astronomia. E quindi entrambe le versioni vecchie aristotelico-tolemaiche, sia l'astronomia, la cosmologia, sia la fisica, erano errate rispetto alla fisica moderna. Però prima cambia l'astronomia e poi cambia la fisica. Ritorneremo su questo concetto più tardi. Allora, la nuova astronomia, qual è la vecchia astronomia? Dobbiamo fare un attimo un riepilogo dell'astronomia peripatetica, dell'astronomia aristotelico-tolemaica. Ricordate quando abbiamo studiato Aristotele, ne abbiamo parlato, io ho dedicato un'intera lezione all'astronomia aristotelica, al cielo, alla cosmogonia, secondo Aristotele. Secondo Aristotele la Terra pesante sta al centro dell'universo immobile. Attorno alla Terra c'è il mondo terrestre, noi forse lo potremmo chiamare atmosfera, no? L'atmosfera terrestre, e questo, diciamo così, delinea il mondo terrestre. Il mondo terrestre è al centro del sistema. Il mondo terrestre, ripeto quello che ho già spiegato, trovate nella playlist su Aristotele. Il mondo terrestre, ripeto, non è dato soltanto dal pianeta Terra, è dato dal pianeta Terra e da quella che noi chiameremmo l'atmosfera, d'accordo? Ciò che è intorno al pianeta Terra. D'accordo, poi a partire da un certo punto noi abbiamo il mondo celeste che è molto diverso dal mondo terrestre. Il mondo celeste è costituito, vi ricordate, da tutta una serie di sfere cave concentriche che si muovono lungo l'unico centro geometrico, nonché centro di tutti i movimenti circolari dell'universo, ovvero il centro della Terra. La prima sfera cava è quella della Luna, poi c'è la seconda, la terza, va bene, quella di tutti i pianeti, ok, non so, Marte. Attenzione, una di queste sfere è quella del Sole, che è considerato un pianeta come gli altri. La più esterna magari è quella di Saturno, tra le sfere dei pianeti. Poi però c'è l'ultima sfera che chiude l'universo, che viene considerato finito e non infinito, ovvero la sfera delle stelle fisse. Attenzione, la sfera delle stelle fisse si muove intorno al centro della Terra esattamente come tutte le altre sfere. Si chiama delle stelle fisse semplicemente perché la posizione di ogni stella è fissa rispetto alle altre stelle, cioè non si modifica mai la distanza tra le stelle che noi percepiamo dalla Terra. Quindi sono fisse nel senso che stanno sempre nella stessa posizione, non possono muoversi all'interno della sfera, l'ultima, quella delle stelle fisse. Questo non vuol dire assolutamente che la sfera delle stelle fisse, come potrebbe sembrare dal nome, è fissa nel senso che è immobile, statica, non si muove. No, si muove esattamente come tutte le altre sfere. Quindi attenzione, la cosa fondamentale di questo modello, diciamo, di questo modello perfetto, diciamo, il modello, il paradigma di Aristotele è che, attenzione, i cieli sono costituiti da materia solida. Era impensabile, per esempio, che una cometa potesse attraversare il cielo. Le comete erano interpretate come tutte esistenti vicino alla Terra, cioè all'interno del mondo terrestre, dell'atmosfera. Non poteva un eventuale razzo, oppure una cometa, oppure non so, un pianeta stesso attraversare le sfere, perché l'universo era fatto di materiale solido. Vedete, ognuna di queste sfere, qui naturalmente indichiamo una sezione delle sfere cave, devono essere cave perché al loro interno c'è il mondo terrestre, c'è la Terra e l'atmosfera. Ognuna di queste sfere cave è fatta di materiale solido, ok? Queste sfere si muovono, peraltro tutte nello stesso verso,
e hanno al loro interno incastrati i vari pianeti. Attenzione, e oltre a Marte, Venere, Mercurio, Giove, Saturno, anche la Luna e il Sole vengono considerati pianeti come gli altri che hanno una loro sfera che si muove all'esterno del mondo terrestre. Quindi si tratta di un materiale solido. Ricordate poi che secondo Aristotele il mondo terrestre è completamente diverso e più ignobile del mondo celeste che si trova andando verso la periferia dell'universo, che è esterno e più nobile. Perché? Perché nel mondo terrestre, cioè nel mondo terrestre rispetto al mondo celeste, ehm, che cos'è che cambia? Cambiano proprio i movimenti, le leggi fisiche, le leggi del movimento. Nel mondo terrestre i movimenti sono rettilinei, naturali, ma possono anche essere violenti e terminati. Quindi si tratta di movimenti tipici della zona più ignobile, meno nobile dell'universo, che sta appunto al centro, la vile Terra. Invece, a partire dalla sfera della Luna, il mondo celeste è costituito esclusivamente da movimenti circolari, uniformi ed eterni, ok? Circolari, uniformi ed eterni. Ogni pianeta, quindi, che è infisso nell'orbe solido, nella sfera cava, si muove di movimento circolare uniforme. Non accade mai che la sfera in cui ogni pianeta è incastrato acceleri oppure deceleri. La sua velocità è costante ed eterna, è sempre identica. Questo movimento circolare uniforme eterno è il movimento perfetto, il movimento che si addice al mondo celeste e al materiale di cui è fatto il mondo celeste, cioè il mondo celeste non è costituito dai 4 elementi che formano il mondo terrestre, la Terra e la sua atmosfera, cioè terra, acqua, aria e fuoco, i 4 elementi della tradizione, anche certamente precedenti ad Aristotele. Il mondo celeste è fatto soltanto del quinto elemento, di etere, oppure viene chiamato anche cristallino, aether, etere. E quindi si tratta di capite, di un materiale che non esiste nel mondo terrestre, l'etere esiste solo nel mondo celeste, e l'etere ha una caratteristica, appunto, quella di muoversi per sua natura, perché è un materiale più nobile rispetto a terra, acqua, aria e fuoco, tipici del mondo terrestre. L'etere nel mondo celeste ha la caratteristica di muoversi con il moto che veniva considerato perfetto, cioè il moto rettilineo uniforme eterno di una sfera cava che si muove intorno a se stessa. Ricordate che abbiamo detto che il movimento di una sfera cava che si muove intorno a se stessa viene considerato da Aristotele il movimento più nobile, perché è l'unico tipo di movimento che somiglia all'immobilità. Ricordate, pensate a una sfera cava che si muove intorno al proprio asse, non occupa mai altro spazio, cioè si muove su se stessa senza andare mai a lasciare o occupare una regione dello spazio, come fa invece per esempio un tetraedro, un cubo, una piramide, d'accordo? Un altro tipo di poliedro il poliedro che ha degli spigoli, che devono necessariamente lasciare libero una parte dello spazio e poi occuparne un'altra che prima non era libera. Invece una sfera cava che si muove su se stessa si muove occupando sempre la stessa regione dello spazio, e quindi è l'unico movimento che somiglia all'immobilità, e quindi è nobile anche perché somiglia a Dio, cioè al motore immobile, che è appunto immobile. E quindi vedete che c'è una gerarchia ben precisa tra due mondi diversi. L'universo, secondo Aristotele, non è omogeneo, l'universo è eterogeneo, l'universo è composto da mondo terrestre e mondo celeste. Il mondo terrestre è composto da materiali vili, quali i 4 elementi, aria, acqua, terra e fuoco. Il mondo celeste è composto da un quinto elemento etereo cristallino, che è un elemento che non ha un peso. La terra
è pesante al centro universo, gli elementi terra, aria, acqua e fuoco sono pesanti, mentre invece il cristallino, che costituisce le sfere cave concentriche, ognuna più grande dell'altra, poi la più grande ovviamente è quella delle stelle fisse, sono invece costituite, sono leggere, perché il cristallino etere ha questa caratteristica di non avere peso, peraltro non ha neanche colore, è trasparente e quindi è il materiale più perfetto. Quindi vedete che nell'universo, nella cosmologia aristotelica, il mondo, l'universo è diviso in due, mondo terrestre e mondo celeste, e la divisione implica che vi siano differenti leggi fisiche, differenti leggi per il movimento nel mondo terrestre e nel mondo celeste. Nel mondo terrestre movimenti violenti, rettilinei, terminati; nel mondo celeste, lo ripeto, movimenti invece circolari, uniformi, eterni, più perfetti. La diversità di queste leggi fisiche, di queste leggi del movimento, attenzione, dipendono appunto dai materiali di cui le due zone dell'universo sono composte. Materiali vivi come terra, aria, acqua e fuoco, i quattro elementi del mondo terrestre, si muovono di un movimento vile, di un movimento ignobile, cioè il movimento rettilineo, che poi non scaturisce da sé, cioè è un movimento violento, ha bisogno di un motore immobile, per esempio la mano che lancia e il sasso, di un motore immobile, ha bisogno di una causa di movimento, e poi sono anche movimenti rettilinei che poi terminano, non sono eterni, non sono uniformi e così via. Invece l'elemento più perfetto, il quinto elemento, etere cristallino, che è l'elemento che costituisce il mondo celeste, corrisponde a un movimento che è il più perfetto, quello circolare, uniforme, eterno. Quindi capite la diversità di leggi fisiche, la diversità di movimenti tra il mondo terrestre meno nobile e il mondo celeste più nobile, dipende da cosa sono fatti il mondo terrestre e il mondo celeste, perché i materiali, la materia di cui sono costituiti, tende per natura ad avere un certo tipo di movimento piuttosto che un altro. Per natura, spontaneamente, il cristallino del mondo celeste si muoverà di movimento rettilineo, uniforme e eterno, perché quello è l'elemento materiale più perfetto, e quindi spontaneamente e naturalmente si muoverà del movimento che è considerato il movimento più perfetto, quello circolare tipico dei cieli. Anche le stelle fisse però e tutte le altre sfere cave di cristallino, di etere del mondo celeste hanno bisogno di un input, di una causa del movimento, che non è però una causa meccanica, ma è una causa idealistica, ed è appunto il motore immobile eterno, cioè Dio, che si trova nei pressi, non si sa bene dove, nei pressi della sfera delle stelle fisse. Sono tutte cose che abbiamo detto già parlando di Aristotele. Questa era la cosmogonia, diciamo, ideale di Aristotele. Vi faccio notare che il mondo celeste veniva anche chiamato mondo sublunare, perché appunto la prima sfera celeste, quella più interna, è quella della Luna. Quindi il mondo terrestre viene chiamato sublunare perché si trova al di sotto della prima sfera cava costituita da etero cristallino, che è quella della Luna. L'ultima, la più grande, è quella delle stelle fisse. Poi i pianeti che vengono incastrati all'interno di queste sfere, non diciamo quante sono queste sfere, perché a differenza di quello che potrebbe sembrare, non vi è una sfera per ogni pianeta. Già in Aristotele, ma anche in chi viene dopo di lui, le sfere sono di più rispetto ai pianeti, e la cosa è molto complicata, quindi non ci interessa quante sono, diciamo così, le sfere per ogni pianeta. I pianeti comunque sono 7, perché abbiamo che la Terra non è un pianeta, ma Venere e Marte, Venere e Mercurio, Marte, Giove e Saturno, e sono 5,
ma anche abbiamo visto la Luna e il Sole erano considerati come pianeti, quindi i pianeti sono 7, compresa la Luna e il Sole, mentre invece la Terra non era considerata un pianeta, era ferma, immobile e pesante al centro dell'universo, mentre il mondo celeste è costituito da queste sfere di cristallino che non sono pesanti, proprio perché il cristallino non pesa. Attenzione, quindi capite, il cielo era considerato solido e quindi per ogni pianeta, per esempio la Luna, Marte o il Sole, non si muove nel vuoto o nell'aria, si trova incastrato all'interno della propria sfera cava di etere cristallino. Quindi per esempio Marte come si muove? Si muove perché viene, capite, portato, viene trascinato il pianeta Marte dalla propria sfera, ok? Che viene anche chiamata orbe solido. Le sfere sono gli orbi solidi. Immaginate un anello che abbia un brillantino. Questo brillantino può ruotare soltanto nel senso che voi ruotando l'anello fate ruotare anche il brillantino, perché il brillantino non è fisso, non è libero, è fisso, infissato e attaccato all'anello, capite? Quindi muovendosi la sfera di Marte e il pianeta Marte che è incastrato fisicamente all'interno della sfera solida si muove insieme alla sfera, come il brillantino attaccato all'anello si muove quando fate muovere l'anello. E poi l'universo, attenzione, altra caratteristica, era finito, non era infinito, d'accordo? Era finito, non era infinito, finisce con le stelle fisse. Aristotele dice che non ha senso chiedersi cosa c'è oltre le stelle fisse. Quindi l'universo che ha un confine, un universo finito, un universo limitato, non un universo infinito. Allora, attenzione, prima di passare a quello che è il, la proposta di Copernico, la nuova astronomia, la proposta eliocentrica, al posto di questa visione, di questa teoria che vedete è geocentrica, cioè non c'è il Sole al centro ma c'è la Terra al centro, ed è anche geostatica, significa che la Terra è ferma, non si muove. Prima di passare a Copernico dobbiamo vedere che il fatto che, attenzione, l'astronomia aristotelica, che è un modello diciamo puro, non arriva nel Medioevo, all'inizio dell'età moderna, esattamente in questo modo. Ci sono dei problemi che innescano delle ipotesi di soluzione, cioè degli accorgimenti, degli aggiustamenti. E intendo dire che il modello che vi ho citato finora viene aggiustato da una serie di astronomi e in particolare da Tolomeo. Il modello che fino adesso abbiamo descritto, che ho descritto fino ad ora, è il modello ideale, diciamo, di Aristotele, IV secolo avanti Cristo. Il modello di Aristotele era stato proposto anche da personaggi precedenti ad Aristotele, però era stato poi accettato da Aristotele, IV secolo a.C. Vi erano anche modelli in concorrenza con quello di Aristotele, quello di Aristarco di Samo, appunto con il Sole al centro, la Terra che gira intorno al Sole. Aristarco di Samo nell'antichità aveva anticipato l'astronomia copernicana, però non fu seguito, l'autorità di Aristotele e altri prevalse. E allora Tolomeo, accettando l'ipotesi di alcuni prima di lui, come modifica il sistema aristotelico e perché lo modifica? Forse avete notato che il sistema aristotelico non è altro che una razionalizzazione dell'esperienza. Questo ve l'ho detto parlando in generale, ricordate, nelle nostre lezioni su Aristotele. Cioè, Aristotele, al di sotto, al di là di tutte le complesse parole, interpretazioni metafisiche che lui formula, la filosofia di Aristotele è molto più semplice di quello che sembri, perché fondamentalmente è sempre una razionalizzazione dell'esperienza. Aristotele accetta sempre ciò che si vede,
ciò che sembra ai più, o meglio ai sapienti, esperienza che non ha nulla a che fare con l'esperimento di tipo moderno, con la matematizzazione dell'esperienza, con la sua interpretazione, con l'uso di strumenti e così via. Per Aristotele quello che vediamo di primo acchito, cioè andiamo in giro, i nostri occhi, le nostre orecchie, i nostri organi di senso, che cosa sperimentano? Ecco, la prima cosa, la cosa più semplice, la cosa immediata, passiva e indiretta che noi andando in giro sperimentiamo, questa è la visione dell'esperienza di Aristotele, no? Una visione dell'esperienza diretta, immediata, passiva, la prima cosa che mi sembra vera, e questa è la visione dell'esperienza di Aristotele. Per esempio, come sembrano muoversi i pianeti? Io qui sulla Terra non sembro fermo, non sono fermo. Se prendo la Terra come punto di riferimento, io sono fermo sulla Terra e il Sole, la Luna e gli altri pianeti sembrano girare di moto circolare intorno alla Terra. Non è così, cioè non è la prima cosa che senza indagini ed esperimenti sembra a tutti, c'è l'esperienza nel senso proprio fanciullesco, immediato, passivo, che io mi ritrovo a subire andando in giro senza fare nessun tipo di verifica, di sperimentazione e così via. È così. Quindi Aristotele in questo, come in tutto il resto della sua filosofia, di fatto accetta delle teorie che rappresentano ciò che sembra in un'esperienza immediata. Non è altro che una descrizione dell'esperienza immediata. Cosa mi dice l'esperienza immediata? Io sono tenendo la Terra e me stesso come punto di riferimento, io sono fermo, sì, io mi percepisco come fermo su una terra, su qualcosa che sta sotto i miei piedi che non si muove. E a me sembra, cioè io percepisco nella maniera proprio immediata, che il Sole, la Luna e gli altri pianeti e le stelle cosiddette fisse non facciano altro che girare intorno alla Terra in maniera circolare, con un'orbita circolare. E poi non noto, no, nessun cambiamento di distanza tra una stella e l'altra, appunto le stelle sono fisse, la distanza tra di loro è sempre la stessa, e quindi io ipotizzo ovviamente che per non cambiare posizione rispetto a me, tutte le stelle si trovino su un'unica sfera, la sfera più esterna, quella delle stelle fisse, che chiude proprio da un confine all'universo. Le cose però non vanno, e ben presto molti astronomi se ne accorgono. L'astronomia non era soltanto una materia metafisica, astratta, teoretica, cioè la posizione dei pianeti, la determinazione, il problema della determinazione della posizione, della velocità dei pianeti e delle stelle era fondamentale, per esempio nella navigazione, e ben presto si capì che il sistema di Aristotele non funzionava. Noi sappiamo perché era sbagliato. Che cosa succedeva? Ipotizziamo che la Terra sia ferma al centro del sistema, il che può essere anche vero se noi prendiamo convenzionalmente la Terra come ovviamente punto di riferimento di tutto l'universo, centro geometrico di tutto l'universo. Il sistema di riferimento è la Terra. Allora un pianeta come per esempio Marte, diciamo la sfera cava dove si trova Marte, ok? Questa dovrebbe essere l'orbita di Marte, no? Con una velocità costante, no? Secondo Aristotele, con una velocità costante, un moto circolare, il che implica ovviamente, come abbiamo visto, che la distanza di Marte dalla Terra è uguale in tutti i punti dell'orbita di Marte, no? Perché ovviamente Marte si muove all'interno di una sfera cava il cui centro
il cui centro, anche il cui centro di movimento è il centro della Terra. Quindi Marte dovrebbe muoversi così, no? E noi dovremmo vedere Marte dalla Terra sempre alla stessa distanza, con una velocità, abbiamo visto, uniforme, cioè così Marte non rallenta né accelera, e con un'orbita circolare, e quindi in ogni punto dell'orbita Marte è equidistante dalla Terra rispetto a ogni altro punto. In realtà le cose non stanno così, cioè ci sono le cosiddette anomalie, che non dovrebbero esistere in base al sistema di Aristotele, eppure moltissimi astronomi, compreso Tolomeo, ma molti anche prima di lui, vedono queste anomalie. Prima di tutto che succede? Marte rallenta, non dovrebbe naturalmente, e poi addirittura a un certo punto si ferma. Questa è la prima anomalia, che è il rallentamento del pianeta. Il pianeta nella sua orbita rallenta e poi si ferma. Questa fermata viene chiamata stazione, cioè appunto fermata. Poi attenzione, dopo essersi fermato il pianeta, in questo caso Marte, in questo esempio, sapete che fa? Aumenta di luminosità, e nello stesso periodo in cui aumenta di luminosità torna indietro, meglio sembra tornare indietro, d'accordo? Invece di avanzare così, quindi Marte qui inizia a rallentare, capite? Poi si ferma e poi torna indietro, ok? Torna indietro, poi però a un certo punto riprende la sua orbita, ok? Quindi che cosa succede? L'orbita di Marte, la velocità di Marte dovrebbero essere queste. Cioè Marte rallenta, si ferma e poi torna indietro per un certo tratto, torna indietro, questa anomalia viene chiamata retrogradazione, cioè Marte torna indietro per un certo periodo, poi però ritorna sull'orbita che dovrebbe essere, insomma, la sua orbita, e riprende il suo corso naturale, ok? Abbiamo detto, nello stesso periodo in cui si verifica questo incredibile moto retrogrado di Marte, Marte torna indietro per un certo periodo, cioè Marte fa così nella sua orbita, capite? Nello stesso periodo in cui abbiamo il movimento retrogrado di Marte abbiamo anche un cambiamento di luminosità, ovvero un aumento della luminosità. Voi sapete il motivo di questo comportamento di Marte? Ovviamente dipende dal fatto che la Terra si muove, quindi questi sono movimenti apparenti rispetto alla Terra. Invece, tenendo la Terra ferma, come diceva Aristotele, questi movimenti non avrebbero dovuto verificarsi, né questi movimenti all'indietro, ma neanche l'aumento della luminosità oppure la fermata di Marte. Chi sa bene l'astronomia tra voi sa perché invece si verificano, il movimento di Marte è così, invece di essere come diceva, come prevedeva, come aveva stabilito così con la sua immaginazione, senza nessun tipo di verifica empirica, Aristotele. Quindi abbiamo, diciamo, tre tipi di anomalie: stazione, retrogradazione e aumento della luminosità. Ecco, non ho finito di spiegare bene questo fatto. L'aumento della luminosità si verifica proprio nel periodo di retrogradazione, cioè nel periodo in cui Marte, durante la sua orbita, dopo essersi fermato, torna indietro. Ora, l'aumento della luminosità viene interpretato correttamente dagli astronomi antichi e medievali come un avvicinamento di Marte alla Terra. Perché Marte aumenta di luminosità? Perché Marte si avvicina alla Terra, quindi l'interpretazione è corretta. E quindi il vero movimento di Marte, quello sperimentato, è questo. Marte qui rallenta, poi si ferma, torna indietro un po', e nello stesso momento in cui torna indietro si avvicina alla Terra, quindi aumenta la luminosità di Marte, poi invece ritorna sulla sua orbita ideale e riprende il suo corso. Marte, attenzione, fa più volte realizza più volte queste anomalie,
lungo l'orbita, non solo una volta, possiamo immaginare che una volta arrivati qua, Marte faccia di nuovo così, d'accordo? E una volta arrivati qua, Marte faccia di nuovo così, rallenta, si ferma, torna indietro ed aumenta di luminosità perché si avvicina alla Terra, poi riprende la sua orbita, ok? E queste anomalie ovviamente andavano a falsificare il sistema aristotelico, però gli antichi e i medievali, invece di prendere queste anomalie come elementi, criteri di falsificazione e di pensare ma il sistema aristotelico è sbagliato, forse i movimenti non sono circolari, forse la Terra non è al centro dell'universo, eccetera, non volendo cambiare teoria, capite, loro interpretano queste anomalie in modo tale da giustificarle per salvare il sistema. E quindi che cosa succede? Come si adattano queste anomalie al sistema? Si devono inventare delle ovviamente modifiche rispetto al sistema aristotelico. Per questo più propriamente, quando parliamo dell'astronomia geocentrica antica e medievale, non parliamo di astronomia aristotelica, ma parliamo di astronomia tolemaica, o meglio, a volte aristotelico-tolemaica, perché parliamo dell'astronomia tolemaica, ovvero dell'astronomia che venne fuori una volta che Tolomeo aggiustò il sistema di Aristotele. Questo invece non l'ho detto ovviamente nelle lezioni su Aristotele. Nelle lezioni su Aristotele ho detto qual è il sistema di Aristotele, adesso vediamo invece come viene modificato da Tolomeo. L'idea è che appunto, la Terra è al centro dell'universo. Che cosa succede? Che Marte non realizza la propria orbita, in questo senso, sul cerchio perfetto in cui Marte dovrebbe sempre stare, che dovrebbe descrivere ogni momento dell'orbita di Marte, con la Terra come centro geometrico. Questo cerchio viene considerato come un primo cerchio, cioè un cerchio deferente. Deferente in latino defero vuol dire porto, porto sopra di me, porto, cioè sostengo qualcos'altro. Deferente è il cerchio che sostiene. Questo cerchio, che secondo Aristotele rappresenta l'orbita di Marte, attenzione, regge su di sé, deferre, sostiene, prende su di sé un altro cerchio, questo qua, che si chiama epiciclo, cerchio epiciclico o epiciclo. Epiciclo in greco, epikyklon, vuol dire sopra un cerchio sopra, cioè un cerchio sopra il cerchio, cioè il cerchio, l'epiciclo, è il cerchio, capite, che sta sopra il deferente, è il cerchio più grande è il deferente. L'epiciclo è un cerchio aggiunto, epikyklon, cioè un cerchio sopra il cerchio, epikyklon sopra il cerchio, cioè il cerchio dell'epiciclo sta sopra il cerchio che lo porta, quello più grande, cioè il deferente. L'epiciclo è un cerchio aggiunto al cerchio che lo porta, cioè il cerchio deferente, che significa è un cerchio semovente che ha, attenzione, il suo centro in uno qualsivoglia dei punti del cerchio deferente, d'accordo? E quindi si suppone, lo so che può essere un po' complicato, che Marte si muova, forse l'avete già capito, non sul cerchio deferente come dovrebbe essere, capite? Ma sul cerchio aggiunto, cioè sull'epiciclo, il quale cerchio ha un punto centrale che a sua volta si muove, ok? Quindi Marte come si muove? Attenzione, si muove così, capite?
Marte si muove non su questo cerchio, ma su quest'altro aggiunto, cioè l'epiciclo. L'epiciclo a sua volta, proprio come forma geometrica, si muove perché il centro dell'epiciclo è in uno dei punti del deferente, ma il cerchio dell'epiciclo si sposta, d'accordo? Quindi questo cerchio si sposta e diciamo orbita intorno al deferente in modo tale che in ogni punto dell'orbita il centro dell'epiciclo sia sempre sul deferente. È chiaro? Quindi qual è il moto relativo di Marte rispetto alla Terra? Capite che il moto è così, perché voi dovete capire che Marte si muove lungo il deferente, però ripeto, il centro del deferente a sua volta si muove sull'epiciclo e quindi il movimento di Marte come sarà? Sarà così, d'accordo? Sarà un movimento intrecciato di questo tipo, è chiaro? Una specie di movimento intrecciato. E in questo modo si riproducono esattamente le anomalie. Cioè a un certo punto rispetto alla Terra, vedete, ogni volta, no, che Marte ruota su quella parte del deferente che è più vicina alla Terra, no? Succede che Marte, dal punto di vista della Terra, rallenta, si ferma, torna indietro, aumenta di luminosità perché appunto si avvicina, qui è più vicino rispetto a qui, rallenta, si ferma, torna indietro, aumenta di velocità e poi riprende la sua orbita. Spero che sia chiaro. Cioè il movimento di Marte, non essendo più sul cerchio deferente, ma su questo cerchio aggiunto, epiciclo, si muove di questo movimento intrecciato che quindi dà una spiegazione delle anomalie. Avete capito? La fissazione per il movimento circolare, l'habitus mentale che impedisce a questi astronomi antichi e medievali di concepire un qualunque movimento planetario nel mondo celeste che non sia circolare, portano a questa strana soluzione. Per giustificare il movimento di Marte, che sembrerebbe per nulla circolare, per nulla uniforme, per nulla equidistante alla Terra, il movimento di Marte viene visto, capite, come la sommatoria di due movimenti, come la somma di due movimenti che però sono entrambi circolari, perché il movimento del deferente è circolare è il movimento dell'epiciclo che il cui centro si muove sul deferente è a sua volta circolare. Quindi capite, per non dire no, ma le orbite non sono circolari, hanno un'altra forma, o forse anche la Terra si muove, eccetera, per salvare il sistema, le anomalie non vengono viste come esperimenti che portano a modificare il sistema, a falsificarlo, ad abbandonarlo, le anomalie vengono inserite nell'interno del sistema. Si fa di tutto anche in maniera appunto molto barocca, come avete visto, per inglobare le anomalie all'interno di un sistema che non si vuole abbandonare. E quindi questa è la principale soluzione, spiegazione che veniva data appunto alle anomalie rispetto al sistema aristotelico. Il sistema tolemaico usa questo sistema che viene chiamato epiciclo deferente. Attenzione, nonostante l'epiciclo, il pianeta continuava a non stare dove avrebbe dovuto stare, nonostante l'epiciclo. E quindi che succede? Succede che il sistema aristotelico, poi diventato tolemaico, nel corso del Medioevo diventa sempre più complicato. Bisogna aggiungere un epiciclo dell'epiciclo, capite? E quindi Marte sarebbe non sul deferente, non sul primo epiciclo, ma sul secondo epiciclo il cui centro si muoverebbe sull'epiciclo, il cui centro si muoverebbe sul deferente. Quindi diventa una cosa ancora più complicata, capite? Aggiungono continuamente nuovi movimenti circolari che dalla loro sommatoria fanno scaturire un movimento che circolare non è affatto,
fatto per salvare l'idea astratta, metafisica del movimento circolare, l'idea fissa da cui non ci si riesce a schiodare, che qualunque movimento di un astro nei cieli debba essere per forza e unicamente circolare. Si potevano trovare nuove spiegazioni, ma queste per il momento non furono trovate. Non solo, non basta il sistema epiciclo deferente, per quanto vengano moltiplicati gli epicicli, cioè i cerchi aggiunti, per più o meno far sì che il pianeta stia e si muova dove dovrebbe stare, come dovrebbe muoversi, alla velocità con cui dovrebbe muoversi, vengono introdotti ulteriori correttivi che sono gli eccentrici e gli equanti, e che io non spiegherò perché sennò diventa davvero una lezione complicatissima. Poi voi direte, stiamo parlando di filosofia oppure di astronomia? Stiamo parlando di tutte e due, perché soprattutto in filosofia moderna e con la nascita della scienza moderna è impossibile fare storia della filosofia senza fare contemporaneamente storia della scienza. Quindi noi, per comprendere i cambiamenti filosofici, dobbiamo anche fare questo, cioè fare storia della scienza. Anche perché, poi vedremo nelle prossime video lezioni, che vi sono delle motivazioni filosofiche per scegliere o meno una certa teoria astronomica. C'erano le motivazioni filosofiche all'epoca di Aristotele, all'epoca di Tolomeo e così via. Aristotele, per esempio, diceva che ciò che è pesante non si può muovere, quindi la terra pesante deve essere ferma. Ciò che si muove è ciò che è leggero, quindi i pianeti e gli orbi solidi che incorporano i pianeti si possono muovere. Cioè sono teorie totalmente astratte, non provate assolutamente da esperimenti, però vedremo che con Copernico le cose non cambiano, cioè Copernico arriva ad una soluzione che vedremo non è perfetta perché non ci saranno ancora le orbite ellittiche, anche Copernico, il sistema copernicano, accetta le orbite circolari, ad una soluzione che però magari è migliore, si approssima di più alla verità rispetto a quella di Aristotele, ma anche lui ci arriva in base a presupposti filosofici, metafisici, perché è cambiata la mentalità. Questa è una cosa fondamentale, quindi non diciamo cosa sono gli eccentrici, gli equanti. In due parole, eccentrici e equanti significa che il centro geometrico dell'universo non può essere la Terra, ma deve essere leggermente spostato. Quindi cade anche, diciamo, l'altro dogma del fatto che la Terra sia davvero il centro dell'universo, cioè che il centro della Terra sia il centro geometrico dell'universo, ma anche il centro di tutti i movimenti dell'universo, di tutti i movimenti planetari che sono unicamente movimenti circolari, secondo Aristotele, unicamente movimenti circolari, tutti quanti aventi il centro del loro movimento corrispondenti al centro della Terra. Con gli eccentrici e gli equanti bisogna rinunciare al fatto che il centro della Terra sia davvero il centro geometrico e il centro di movimento, bisogna spostare un pochino il centro. E allora voi direte, ma tutta questa complicazione, infatti Copernico reagirà a questo e il suo sistema sarà proposto, quello con il Sole al centro, la Terra e gli altri pianeti che girano intorno al Sole, sarà proposto per dare una soluzione più semplice, perché il sistema tolemaico sta diventando talmente complicato che insomma causò un'insoddisfazione all'interno dell'ambiente umanistico rinascimentale, ma questa insoddisfazione si ebbe perché l'ambiente umanistico rinascimentale aveva cambiato mentalità. Per questo Copernico mette il Sole al centro e non più la Terra. C'era stato un cambiamento di mentalità. Pensate voi che Copernico abbia effettuato dei nuovi esperimenti, che vi fossero dei dati empirici differenti che spingono Copernico e altri a cambiare il sistema? Assolutamente no. La cosa incredibile è che Copernico, all'epoca di Copernico, non c'era ancora il cannocchiale che fu introdotto
introdotto da Galileo, quello per vedere i cieli. Copernico aveva gli stessi dati identici rispetto a 2000 anni prima, rispetto a Tolomeo, rispetto ad Aristotele. Non era stata fatta alcuna osservazione celeste nuova, non vi era alcun dato sperimentale nuovo che aveva cambiato la situazione. Chiaro? Copernico lui stesso aveva osservato il cielo 3-4 volte nella sua vita e per il resto scriveva, per il resto era tutto assolutamente teorico. Copernico osservava il cielo esattamente come 2000 anni prima, senza cannocchiali, vedeva le stesse cose che vedeva Aristotele, che vedeva Tolomeo. E quindi il motivo del cambiamento, della nascita della nuova astronomia, della proposta di Copernico, del sistema che porta il suo nome, della rivoluzione che porta il suo nome, la rivoluzione copernicana, il motivo non è costituito da nuovi esperimenti che rendono il sistema copernicano più probabile rispetto al sistema precedente, ma solo da un cambiamento di mentalità. Questo è importantissimo e c'è stato un cambiamento di mentalità. Prima erano aristotelici, gli scolastici, noi tolemaici erano aristotelici, poi come già sappiamo dalle lezioni precedenti, nell'umanesimo, nel Rinascimento, c'è stata una rinascita del platonismo, il neoplatonismo, il neopitagorismo, che rispetto all'aristotelismo pretendono che l'universo sia più semplice, più armonioso, più misurato, più elegante, e quindi un platonico non può accettare tutte queste complicazioni e queste difficoltà del sistema tolemaico. Torneremo ovviamente per questo. Quindi vi sono motivazioni puramente ideologiche, filosofiche, metafisiche, non scientifiche, alla base della proposta di Copernico. Copernico aveva gli stessi dati 2000 anni prima, che non erano cambiati, semplicemente li interpreta intelligentemente, perché spesso ci indovina, e in maniera diversa perché è cambiata la mentalità. Al posto dell'aristotelismo si affianca, non è che lo sostituisce, ma insieme all'aristotelismo si affianca anche il neoplatonismo e il neopitagorismo, e vedremo che Copernico assume i motivi neoplatonici e neopitagorici perché viene in Italia, a Ferrara, a Padova, dove c'erano i magistri appunto neoplatonici, e quindi è importante, molto importante questo l'esempio favorito ovviamente dal grande filosofo della scienza del XX secolo Thomas Kuhn, che scrive un libro proprio sulle rivoluzioni scientifiche e ha come esempio principale questo. Kuhn dice che quando avviene una rivoluzione scientifica, spesso questa rivoluzione scientifica non avviene perché sono stati fatti nuovi esperimenti, perché è stato scoperto qualcosa, ma perché cambia la mentalità degli scienziati e della società, quello che Kuhn chiama il paradigma scientifico. Cambia la mentalità. I dati, le cose su cui c'era da ragionare erano le stesse con Copernico e prima di Copernico, solo che Copernico li interpreta diversamente e fa una rivoluzione scientifica sostituendo un sistema con un nuovo sistema, perché era cambiato il paradigma ideologico, il paradigma scientifico, cioè da aristotelico era diventato almeno in parte platonico, d'accordo? E quindi Kuhn distingue, famosissima la sua teoria, ne parleremo nelle lezioni che devo ancora registrare di filosofia della scienza nel Novecento, distingue periodi di scienza normale a periodi di scienza rivoluzionaria. I periodi di scienza normale sono i periodi in cui non si vuole abbandonare un sistema, cioè c'è un paradigma, il paradigma, la mentalità resiste nonostante tutte le anomalie che abbiamo visto, per esempio nel caso del sistema aristotelico tolemaico in astronomia. Il paradigma viene mantenuto nonostante tutte le anomalie, le osservazioni che possono incrinarlo, ma
il paradigma, finché esiste, come abbiamo visto, prende le anomalie, prende i difetti del sistema, invece di utilizzarli per sostituire il sistema con un altro sistema, li incorpora, li ingloba all'interno del sistema, come avete visto con tutti quei cerchi aggiuntivi, quelle cose, ci si arrampica sugli specchi, si fa di tutto e di più per far sì che le anomalie, le cose che non vanno, le cose che contraddicono il sistema, vengano appunto spiegate e depotenziate, quindi all'interno del sistema, vengono aggiustate, vengono spiegate, inglobandole nel sistema. A un certo punto la scienza normale viene sostituita di seconda a periodi di scienza rivoluzionaria, in cui gli stessi dati anomali e che potevano essere falsificanti di prima vengono invece utilizzati, come nel caso di Copernico, per abbandonare un sistema e crearne uno nuovo. Dall'astronomia geocentrica all'astronomia eliocentrica, non perché siano cambiati i dati c'erano già prima, ma prima il conformismo degli scienziati fa sì che il paradigma, la mentalità non venga abbandonata e quelle anomalie vengono spiegate all'interno del paradigma, si fa di tutto per inserirle nel sistema. Invece poi quando arriva il periodo di scienza rivoluzionaria è cambiata la mentalità, i dati sono sempre gli stessi, ma quei dati vengono utilizzati come elementi falsificanti, come criteri falsificanti per invalidare un sistema, per considerarlo falso e crearne uno nuovo, come nel caso di Copernico. Bene, nella prossima lezione, qui abbiamo soltanto, diciamo nella prima lezione, insomma, riepilogato qual era lo stato dell'astronomia quando Copernico fa la sua proposta rivoluzionaria di mettere al centro dell'universo il Sole e non la Terra. La prossima volta vediamo nel dettaglio la teoria copernicana, qual è la proposta di Copernico. Arrivederci.